48° viaggio in astronave Ashtar. A Ramon, figlio della luce stellare, che vive in ogni luogo, spazio e tempo, eccomi qui ancora una volta per descrivervi gli ultimi importanti aggiornamenti della Federazione nel mio 48° viaggio in astronave. Di fondamentale importanza è il messaggio che il comandante in carica della Federazione Galattica di Luce Ashtar Sheran ha voluto donarci a noi Walkins ed a tutti coloro che seguono l'ascensione planetaria della nuova Terra. Io sono Amrir Di Maia, anima nell'anima di un Walking Corpo Missione. Davide Russo Diesi. Il racconto del 48° viaggio in astronave. Il messaggio di Ashtar ai comandanti di terra. Dall'astronave madre della flotta galattica Universale 18 gennaio 2012 ore 4:34. Il comandante Ashtar Sheran ancora vivo ed in piena carica e il grande stratega inviato e chiamato dal Sole centrale alla nostra Terra per aiutarla ad ascendere nel nuovo piano dimensionale a ella prescritto secondo karma akashico. Egli è attivo risolutore dei piani dimensionali ed è conosciuto come l'essere ultradimensionale capace di risolvere situazioni extraplanetarie complicate e difficili come il nostro pianeta. Caro lettore, ti invito a leggere con attenzione questo messaggio planetario diretto a tutti indistintamente da ceto sociale, religioso o politico. Eccomi qui a descrivere il mio 48° viaggio in astronave, un viaggio di estrema importanza per i contenuti ricevuti direttamente dal comando in carica, il comando dell'intera flotta planetaria Comando Ashtar. 48° viaggio in astronave. Messaggio ai comandanti di terra operatori al servizio della luce. Siamo giunti al mio 48° viaggio in astronave ed inizio solo ora a prendere la piena consapevolezza di tutto ciò che abbiamo realizzato con il loro costante aiuto e sostegno per questo grande piano divino per la Terra, così grande e così importante, che vivo attraverso questo mio corpo missione di Walking in contatto con le civiltà extraterrestri delle Pleiadi di Maia e Amrir Di Maia. Di Alfa Centauri Ashtar Sheran, di Orione Arcarus, della Lira Erne e di Sirio. A Ramon, è giunto il giorno del mio viaggio nelle stelle grazie ai fratelli di luce e dal mio DNA di seme stellare, che puntualmente mi porta a vivere viaggi nella dimensione della luce. In questo particolare viaggio l'importante messaggio rivolto dal comandante in carica della flotta Ashtar ai comandanti di terra, Starseed, figli delle stelle, operatori di luce, un messaggio a dir poco pieno di amore e chiara luce atta a sciogliere nodi ed inconsapevolezze. Per questioni di tempo devo lasciare da parte i particolari del viaggio salita, discesa, incontro e dettagli in questo momento non utili, che devono fare spazio ai contenuti del messaggio del quale ho ricevuto esplicito ordine di donare e divulgare pienamente nel suo contenuto. Molti dei contenuti in questo messaggio potrebbero per alcune persone non preparate, creare reazioni di un certo tipo, propongo pertanto la lettura di questo messaggio con estrema calma interiore, tempo necessario, armonia interiore e pace, elementi fondamentali e requisiti, che devono essere attivati nel ricevere un certo linguaggio cosmico. Ricordiamoci tutti, che il linguaggio di un essere ultradimensionale è un linguaggio rivolto all'interiore di ognuno di noi a quel preciso punto metafisico dell'anima dalla quale assorbiamo i raggi di un sole conosciuto come casa o sorgente centrale. Questo messaggio è stato consegnato all'unisono a tutti i comandanti di terra Valkins del pianeta, ciascuno con contenuto rivolto alle nazioni dei comandanti che hanno ricevuto il mandato ordinario sigillato dal solare sacerdote, che ha il compito di sigillare nel sigillo sacro quegli individui preposti a compiere il piano divino ed essere operatori della divina e grande opera, operatori di una luce suprema, che sta ruotando nei cicli, nel proposito di elevare le sue attuali dimensioni. A tale incarico ho lasciato il 16 dicembre 1998 e il 7 novembre 2004 ed il 27 dicembre 2007, che il mio corpo potesse essere di strumento utile all'opera della divina luce. A tale incarico ho permesso per mia piena consapevolezza, che esseri mandati ad istruirmi mi guidassero a tale obiettivo e a tale rinnovato invito dal mio comandante sono ora qui a scrivere e a dettagliare parole e contenuti attivi capaci di risuonare vibrazioni espansive di DNA divino.
Credo e sono fortemente motivato in ciò che io ed il mio sé divino abbiamo scelto per karma risolutivo in questa mia reincarnazione e invito voi lettori, amici e devoti al piano superiore di prendere molto seriamente le parole cosmiche, che la massima autorità ora presente per il piano superiore desidera divulgare in questo lucente messaggio a voi operatori di luce. Io sono Amrire, coesisto per piena scelta in una stasi costante con il corpo in missione qui presente, che ora scrive. Messaggio dal comandante Ashtar Sharan ai figli della terra. Argos, Amrir, Eteran, Iosos, Emul, Ancor, Salusa, Metatron, Crion, Ramta, Kilos, Orbon, Nicolas, Erat, Mior, Yilaila. Continua l'elenco dei 144.000 tutti nominati uno per uno dalla voce autoritaria del comandante fino all'ultimo dei suoi figli. Nobili maestri, nella mia luce vi dono il mio abbraccio, pace su tutte le frontiere. Io sono Ashtar, comando supremo per l'ascensione del pianeta Terra. Cari semistellari, maestri della luce superiore, operatori della sorgente centrale, il mio caloroso saluto. Siete oggi qui in questa udienza da me richiesta per istruire voi ai contenuti dei nuovi piani e alle nuove manovre alle quali siete chiamati nei prossimi risolutivi tempi. Nobili spiriti, semi ed attivi raggi della luce sorgente, grazie per essere qui al servizio ed essere pieni di amore per la vostra scelta. Sono orgoglioso di voi per l'estremo ed arduo compito che fino a questo tempo avete voi svolto. Nel giorno della vostra presa di coscienza avete scelto per vostra piena e risolutiva reincarnazione di assumere energie, suoni, corpi fisici e vibrazioni per aiutare la fratellanza bianca universale a realizzare il divino piano per la nuova terra. La mia piena e completa gratitudine vi giunga per il vostro lavoro di luce, che avete svolto con impegno e devozione alla luce suprema del Sole centrale. Divini maestri e figli della luce, siete qui in questa stanza lucente, che ho preparato per voi al fine di coprire di raggi le vostre fatiche, i vostri lavori di luce, che ora necessitano di nuova e fluente energia per essere temprati e divenire nuovamente raggi di azione per il vostro divino compito. Attivi maestri, in voi vive la nobile luce, che da infinito tempo crea i mondi e le diverse dimensioni dello spazio creato. Così come in me vive il braccio dell'altissimo essere di luce e comandante delle lucenti legioni archetipe dell'amore infinito dell'univoco essere che impermea tutte le direzioni e le manifestazioni della luce. La mia voce sia per voi la voce guida, che coordina in piena armonia il volere dell'infinito essere supremo in ogni tempo. Egli ha mandato i suoi figli nella sua luce per ispirare azioni nobili come le vostre, scelte supreme, per creare in mondi a lui noti, esseri divenuti poi maestri dall'inizio dei tempi. Egli ha donato ai suoi figli quell'amore indispensabile per guidare ciascuno alla propria via, sentiero di ritorno alla centrale fonte. Come messaggero della sua volontà solare sono qui oggi per irradiare le vostre azioni di altrettanto amore ed piena luce. Conosciamo pienamente il duro lavoro che state svolgendo, conosciamo appieno i vostri raggiunti traguardi e le vostre memorabili cadute. Appieno conosciamo le diverse situazioni che vi hanno portato a essere bersaglio dell'oscura ombra che attanaglia la dimensione nella quale siete ciascuno in missione. Conosciamo quali forze hanno lavorato in opposizione alla divina opera e conosciamo le vostre preghiere, che hanno collaborato a rendere luce ciò che doveva divenire luce. I continui cambiamenti, le diverse trasformazioni, che la dimensione Terra sta avendo sono l'impronta della vostra grande opera. Un primo traguardo è stato raggiunto grazie al continuo impegno delle forze attigue, che hanno operato nel silenzio del loro dovere. Voi che conoscete la gerarchia bianca universale, che opera in queste forze, voi che avete dato vita a vibrazioni di unificazione e risveglio, voi che con il vostro sapere riconosciuto da tali forze avete trasformato questa dimensione in una piena rivoluzione di rinascita, siate fieri del proficuo risultato. Le numerose battaglie che avete vinto con l'unico strumento a voi permesso, le grandi manovre create per riequilibrare e riarmonizzare hanno fatto di voi i comandanti della nuova terra. Nobili maestri, essere comandanti di terra sigillati dal divino per portare i cambiamenti necessari e al contempo una grande e responsabile visione.
Conoscendo il prossimo futuro e gli obiettivi da raggiungere, avete dato vita in questo primo ciclo di creazione al fulcro della rinascita della Divina Madre pianeta Terra. Questo magnifico essere che irradia gli adiacenti mondi e i vicini universi sta per divenire un potente sole ed i suoi abitanti divine coscienze. I semi del DNA divino sono stati donati ed accolti negli alberi genetici di coloro che da tempo attendevano il cambiamento per l'ascensione. Costoro sono divenuti a loro volta apostoli della nuova luce, donatori generosi della sorgente centrale. Qui dalla stanza dorata del Comando Supremo abbiamo osservato ciascuno di essi divenire fonti di amore e di guarigione per il loro pianeta madre. Abbiamo guidato il loro naturale istinto a risorgere nella pietra miliare, che li ha consacrati al divino in loro. Il puro diamante, che ora vive in questi individui, riflette ora le vostre amorevoli azioni destinate al completamento della grande opera. Grazie a ciascuno di loro il diamante finale porterà a fare risplendere questa dimensione alla sua naturale nuova luce di indaco amore. È questo il vostro lavoro di luce, trasferire agli altri gli insegnamenti al fine di tramandare loro l'insegnamento ultimo e divenire maestri di nuova era. Alcuni di voi che avranno completato la missione saranno in partenza per la nuova terra nei prossimi 3 anni. Se ancora non avete completato la luce lavoro, aumentate i vostri impegni ed i vostri intenti al fine di essere pronti per la prima grande partenza. Sarete pronti e avrete lasciato ai vostri studenti le basi per creare altri semi e da ciclo compiuto saranno anch'essi pronti alle loro future partenze. Voi, proprio voi nobili maestri, siete divenuti i prototipi d'avanguardia di un nuovo essere sulla Terra, prototipi di corpi cristici, cosmodei capaci di entrare in quel paradigma di nuova era e viaggiatori esempio della nuova era d'oro della Terra. Avvicendatevi nel vostro lavoro di luce affinché nel giorno della partenza i vostri obblighi siano stati tutti assolti. Io sono Ashtar, assicuratevi di aver assolto i vostri compiti e di lasciare così il vostro spazio ad un'altra onda di Valkyrie in arrivo, i quali completeranno l'opera. Ai vostri studenti lasciate sempre la scelta affinché viva in loro l'arbitrio di aver potuto scegliere se partire con voi verso una nuova dimensione o ancora rimanere nella dimensione attuale per terminare i loro studi. La scuola terra rimarrà sempre aperta a quegli studenti, che ancora rimarranno legati per attaccamento alle loro vicende umane, e voi questo, cari maestri, già lo sapete. Creato il vostro equipaggio di studenti pronti, aprirete loro quelle porte di luce, che tanto hanno evocato nelle loro pratiche e meditazioni quotidiane, ed insieme sarete i pionieri di quella nuova porta che aprirà a tutti voi l'entrata alla nuova terra d'oro. A voi maestri, che conoscete i significati di queste mie parole, il mio benestare e la mia benedizione Ashtar. In devozione e fede per la luce, che portate e vi incoraggio a terminare i vostri compiti. Ricevete ora la grande benedizione dei maestri e dell'intera fratellanza bianca universale. Vi è stata qui una lunga pausa per tutti noi presenti in stanza con il comandante, una stasi di benedizione, che ci ha portati tutti a vivere il divino sole centrale. Prosegue il discorso del comandante a tutti noi Walkine maestri di nuova era, ciascuno dialogo diverso per ogni nazione e paese. Riporto qui il discorso alla mia nazione. Amati pleiadiani delle stella sole Maya, a tutti voi il mio saluto che supera ogni frontiera di spazi e tempi, il mio ringraziamento per la vostra devozione al Concilio Supremo di Nibiru e alla fratellanza bianca universale, ed in special modo a Tamrir, che rappresenti la tua razza nel concilio come maestro e allo stesso tempo studente delle dimensioni. Possa la tua luce attraversare gli spazi stellari e gli oceani dei diversi pianeti abitati. A te, il compito di rinnovare il risveglio alla tua nazione di competenza. Il tuo lavoro di luce ha portato grande risveglio e rinnovamento, ed il tuo compito ancora arduo sarà per il tuo popolo orgoglio di averti scelto come ambasciatore per l'Italia e la Svizzera italiana. Ciò che nel tuo paese di adozione sta ora accadendo ha un significato molto profondo per te e per tutti i restanti comandanti che nel loro silenzio svolgono il lavoro della luce. È stata a voi assegnata una nave di partenza per la nuova dimensione e nella vostra scuola alcuni studenti sono pronti per le prossime partenze. Sta ora a voi scegliere i più pronti e preparati.
Confidiamo nel vostro operato di luce nel donare loro questa arbitraria scelta se rimanere o partire. Gli accadimenti, che ora trapassano la vostra nazione di adozione siano per voi il momento buono per preparare e equipaggiare il vostro intero equipaggio di partenza. So che in alcuni di voi vive il sentimento terreno di abbandonare la missione intrapresa, non lasciatevi tormentare dalle emozioni, che vive il vostro corpo missione, aiutatelo a sciogliere il loro ultimo karma al fine di liberarsi delle zavorre, che ancora lo tengono legato alla dimensione di base. Ricordatevi che anche se saranno pochi i vostri studenti pronti a partire saranno comunque per noi un ottimo risultato. Conosciamo il vostro impegno e sappiamo bene gli ostacoli che le dure prove hanno creato. Abbandonare la propria missione ed il proprio corpo missione sarebbe per noi ancor peggio che la perdita di altri studenti. È difficile donare a tutti e ciò è conosciuto dalla vostra razza, l'uomo pronto è quell'uomo che avete saputo voi stessi preparare. Siete voi i preparatori, allenatori di future anime alla loro partenza e pertanto è richiesta l'azione di adempimento al vostro lavoro di luce. Ripassate il piano e chiedete ai vostri tutor attuali le strategie per svilupparlo, la riuscita di ciascun piano creerà il futuro della grande opera. Continuate a preparare i vostri studenti alla partenza e coloro che saranno pronti e lo sceglieranno intensamente sarà per voi il vostro equipaggio per la partenza. Non ha importanza quanti sarete stati in grado di preparare all'ascensione, l'insieme dei vostri gruppi sarà il vostro intero equipaggio. Spiegate loro che il nostro agire ha portato in salvo molte vite umane ed i perduti dispersi sono coloro che abbiamo ospitato con noi nella nostra luce. È grazie al nostro continuo aiuto invisibile, che le vostre tragedie umane vengono sollevate da inutili errori umani. Spiegate ai vostri studenti, che il nostro invisibile lavoro è sempre presente anche quando questo operato di luce viene appena percepito noi stiamo in realtà operando a intensa vibrazione per evitare che il peggio possa divenire disastro. In questa ultima vostra sciagura una intera e pesante nave è stata sollevata e ruotata nel buio notturno e lievemente appoggiata alla vicina riva per evitare inutili morti di vite umane, al contrario senza la nostra pronta azione e dovuto intervento tutto si sarebbe tramutato in una grande tragedia forse la più grande dopo l'11 settembre. Quando ciò ci è concesso dalla patria sorgente noi volgiamo il nostro aiuto all'uomo, che ancora vive in quell'ego distruttivo per sé e per altre luminose anime. L'amore, che ci muove è luce ed intendiamo dimostrarvi che al contrario di quello che molti di voi pensano siamo molto presenti nella vostra dimensione e se anche non ci vedete siamo lì a fianco ai vostri errori e alle vostre cadute. Nulla capita a caso ed ogni grande tragedia può nascondere una grande luce. Possa l'uomo comprendere il valore dell'ambiente che lo circonda e di quella grande natura e forza, che in quegli uomini di Dio si trasforma in consapevole e collettiva azione, che salva anime e persone. A Ramon. Ashtar Shiran, Amrir di Maya. Walkin Amrir di Maya in corpo missione di Davide Russo Diesi.